Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo video parliamo del Molus X100, la nuova luce della Zhiyun che non solo è piccolissima ma offre anche una potenza di 100 watt. Il Molus X100 è sicuramente una delle luci più futuristiche come aspetto, ha questa scocca semitrasparente sulla parte frontale con il chip luminoso proprio al centro in bella vista e gran parte del corpo della luce è occupato da questa ventola. I controlli sono semplici e immediati, abbiamo il tasto di accensione, una manopola per il bilanciamento del bianco e un'altra per l'intensità. Inoltre tutta la luce si può controllare anche via Bluetooth con l'applicazione apposita. La potenza va da 1% a 100%, mentre la temperatura colore si può controllare da 2700 gradi Kelvin, quindi una luce molto arancione, a 6500 gradi Kelvin, quindi una luce molto blu. Per cambiare i valori di bilanciamento del bianco e intensità possiamo ruotare le manopole per fare correzioni di fino oppure premere le manopole, in questa maniera facciamo dei salti più grandi per essere più veloci nelle impostazioni. Nella parte dietro abbiamo un piccolo schermo che ci dà tutte le informazioni e sotto troviamo l'attacco per l'alimentatore incluso con il prodotto e anche per l'alimentazione via USB-C. Di lato invece ha un connettore proprietario che ci permette di agganciare la batteria sempre della Zhiyun che a piena potenza e a 6500 gradi Kelvin di temperatura colore dura 30 minuti. Chiaramente abbassando i valori il tempo di durata della batteria aumenta esponenzialmente. Nella parte sotto troviamo i due buchi per avvitare cavalletti o stativi. Se utilizziamo la luce da sola utilizziamo il buco centrale, ma chiaramente nel momento in cui attacchiamo la batteria esterna la luce pesa molto da un lato e quindi hanno aggiunto questo buco laterale in modo che nel momento in cui mettiamo lo stativo qui si tiene bilanciato e non sforza l'adattatore o lo stativo che stiamo utilizzando. Al momento il Molus X100 si trova a poco meno di 300 euro su Amazon nella versione con solo la luce e l'alimentatore, oppure a poco più di 400 euro nella versione combo, che è quella che sto utilizzando per questo video. La versione combo comprende una bella borsetta comoda con dentro la luce, la batteria esterna, un riflettore, una piccola tracolla, un sacchetto e l'alimentatore e a parte anche questo adattatore che serve ad attaccare modificatori con aggancio Bowens. Tra tutte le combinazioni questa qui secondo me è la migliore perché abbiamo sia la batteria esterna che è molto comoda se dobbiamo girare in fretta anche in esterno e non abbiamo la corrente elettrica e sia perché c'è questo adattatore che ci permette di utilizzare modificatori più grandi come softbox o ombrelli. Gli altri modificatori ufficiali della Zhiyun che si agganciano all'attacco rapido della luce secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto le mini softbox che non trovano impiego secondo me in gran parte delle situazioni dove preferiamo avere una luce più grande che riesce a diffondere meglio l'illuminazione, soprattutto se stiamo facendo foto o riprese di persone. La dissipazione del Molus X100 è molto buona, chiaramente vediamo che praticamente è tutto ventola e questa ventola non si accende spessissimo, soltanto quando siamo a potenze più elevate e soprattutto è abbastanza silenziosa da non dare fastidio durante le riprese. Oltre alla dimensione piccolissima e a quanta luce riesce a fare il Molus X100 ci sono altre due cose che mi sono piaciute davvero molto. La prima è che quando alimentiamo la luce utilizzando il cavo USB-C compare sullo schermo il wattaggio dell'alimentatore che stiamo utilizzando e se aumentiamo l'intensità della luce oltre a quanto effettivamente il nostro alimentatore riesce a fornire, la scritta lampeggia e l'intensità si blocca a quella percentuale. Questo vuol dire che se non ci serve avere la luce sempre al 100% di intensità possiamo creare un setup dove utilizziamo per esempio un alimentatore così piccolo avendo un kit davvero microscopico. Il secondo dettaglio che mi è piaciuto è il fatto che il chip luminoso sia protetto da un vetro temperato. Questo vuol dire che sarà più difficile romperlo con urti o anche toccandolo magari a mani nude da spento perché il grasso sulla pelle umana può causare problemi o rovinare questo tipo di componenti.
Chiaramente qualsiasi luce non la dobbiamo mai toccare con le dita davanti, ma anche con i guanti, perché si riscaldano tantissimo e anche da spente ci mettono un po' di tempo a raffreddarsi completamente. Insieme al Molus X100 la Zhiyun ha rilasciato anche il Molus G60, che ha caratteristiche simili ma ha una forma cubica, non ha la batteria esterna che si può agganciare e una potenza massima di 60 watt, però possiamo comunque alimentarlo via cavo USB-C. In conclusione vi posso dire che il Molus X100 è una luce abbastanza incredibile. A differenza di come può capitare magari che ci sono recensioni che dicono un prodotto è fantastico e poi non viene più utilizzato, vi posso assicurare che questa luce la rivedrete spesso su Player 2 Lighting perché è già entrata a far parte del mio kit standard. È comodissima per chi come me vuole allestire dei set per foto o video in fretta e potendosi adattare a diverse situazioni grazie alla batteria esterna e a questo modo di potersi alimentare sia con l'alimentatore che via USB-C. E infatti ho già iniziato a utilizzarlo per un ingaggio di food photography dove sto preparando le fotografie per un libro di ricette di cucina bulgara. Per questo video è tutto e come sempre potete scrivermi su carlo@player2.com per dubbi o suggerimenti e potete seguire Player 2 Lighting su tutti i profili che vedete qui sotto. Personalmente negli ultimi anni mi sto convertendo sempre di più alla luce continua, soprattutto per quanto riguarda la fotografia di oggettistica o food. Per i ritratti ancora non sono del tutto convinto che si possano abbandonare i flash classici. E voi di che fazione siete? Passate alla fazione della luce continua? Siete solo per flash oppure ancora di più puristi solo luce naturale? Mi raccomando scrivetelo qui sotto nei commenti che sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. Grazie per aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo!